Buongiorno. Andiamo a ritirare. Più o meno. La cronaca dico vabbè, che bel tempo che c'è. Però giustamente andiamo a prendere il camper che già aveva le batterie mezze scariche perché avevamo l'aria condizionata accesa e via dicendo. È una settimana che è in officina e di là dietro al palazzo c'è tutto nero. Guardando le previsioni, sabato e domenica danno grandine. Ottimo. Quindi mi sa che bisogna cercare. Vabbè, cosa faccio? Vengo già con la moto però fin là, se no devo già andare tu in là. Sì. Andiamo a prendere un pezzo di focaccia, io poi vado con la moto, la lascio a vado e poi vado a prendere col pullman il camper. Vedete cosa sta arrivando? Che bello! Vabbè, ci vediamo dopo, va. Buongiorno! Moto di Amy parcheggiata laggiù, da qua dovrebbe arrivare il pullman, biglietto acquistato. Ora aspettiamo che arriva, che l'ho incrociato ad andare in su, quindi può essere che arriva tra poco e andiamo in officina. Speriamo in bene ragazzi che abbiano risolto stamattina la cosa. Arrivati col pullman, sono sceso, ora mi sto incamminando verso l'officina perché non sono riuscito a prendere lo stesso pullman dell'altro giorno che ci lasciava praticamente dietro l'officina, ma da Quigliano ho dovuto prendere un'altra linea che mi ha lasciato un po' più lontano. Sono 2 passi intanto, dai. Siamo di nuovo on the road ragazzi, ora vado a recuperare tutta la truppa a Quigliano. Per il momento va bene, c'è solo questo minimo che rompe le scatole. Speriamo che si autoadatta in questi chilometri perché lunedì devo ritornarci, se no a tirare giù gli iniettori e ricontrollarli. Vediamo cosa succede in questo fine settimana. Siamo di nuovo a bordo ragazzi, ci è tornato un po' di sorriso, non è ancora un sorriso totale perché bisogna fare un po' di chilometri. Sembra che già giri meglio, però aspettiamo di farci un po' di strada. Ora andiamo al Bissola a fare carico e scarico, ci giriamo un po' come mi ha consigliato Angelo, che è il dell'officina. Bernice è tornata col suo fiatone, quindi vuol dire che sta bene. Pippo è già al suo posto, ora arriva Jessica che chiuda. È contento? Amore. Buono, ora andiamo a Vado, che mi posa la macchina lì e viene con noi che pranziamo assieme. Vamos! Occhio! Wow, che bello! Hai visto? Viviamo nel 3000 qua. 3023. Allora, abbiamo preso un bel polletto, del pane, lo stracchino, il prosciutto crudo, un po' di cose da fare pranzo al volo, perché io poi alle 2 devo già andare in soccorso. Perché ricordate il pick up che ci ha trainato? È rimasta a piedi, quindi bisogna andarla a mettere in moto. E mangiamo, inauguriamo di nuovo casa su 4 ruote, cosa facciamo? Come si può dire? Inauguriamo tutti i giorni. Tutti i giorni facciamo inaugurazione, no? Qua. Devi fare come con le navi quando salpavano, che ci lasci, spacchi la bottiglia. E così ci lancia la bottiglia e si apre il camper in 2. Ragazzi, niente. Ribadisco, non c'è caso di fare pubblicità perché Officina Morello, chi la conosce sa di chi si parla. Per chi non la conosce, si trova in zona Savona, la straconsiglio. Tra l'altro ieri mentre ero lì sono arrivati dei signori cinesi, targati spagnoli che parlavano spagnolo, che erano incasinati con gli iniettori. Gli ho fatto da Google Translation. Boh. La spesa totale è stata abbastanza elevata, non so se comunicarvela o meno perché sono svenuto io, però già più o meno avevo la cifra in mente intorno ai 3.000 euro e così è stata, quindi vabbè, è 3.000 andata. qua, 3.000 là, dai. Sì, dai. Stasera vado a fare lo gigolò. Vado a fare lo gigolò. Boh, mangiamo e non ci pensiamo più, tanto ormai sono stati spesi, quindi speriamo che il lavoro sia fatto bene, sì, e che non rompa più i marroni perché sennò lo meno, gliel'ho già detto. Buon appetito! Andiamo a vedere cosa sta facendo Angelo, perché qui non si sta mai fermi. Qui non si sta mai fermi in casa su 4 ruote. Cosa stai facendo? Smonti. Il pick up di tuo zio. Cosa è successo? Non partiva più, non si accendeva più niente e ho
controllando fusibile, controllando cose, il problema era praticamente gli avevano già fatto dei collegamenti qua sotto con un mammut. Vedete qua sotto tutti i collegamenti, questo qua si sta per staccare e facevano sicuramente solo questo quello che fa falso contatto, perché sta e non sta. Girando la chiave partiva ma non dava il di più del contatto alle candelette, alle centraline, diciamo, per avviarsi, e quindi non si metteva in moto come un antifurto via. E quindi ora gli rifaccio tutti i cablaggi saldandoli con la termorestringente fatti bene, così recuperiamo i 3.000 euro spesi. Diciamolo già, su 3.000 euro ho dovuto cambiare il motore. E vabbè, lui ci ha trainato e io gli faccio il piacere, dai. Una mano lava l'altra e con due si lava la faccia, giusto? Ma certo. Andiamo avanti, va. Saldamento In corso. in corso. Lavoro finito. Termorettattile messa a ogni cavo, e poi ci ho messo il nastro, quello lì apposta per i cavi, quello similtelato apposta per i cablaggi elettrici. Ora un lavoro un po' più pulito, direi. Vai, montare tutto e consegniamo il mezzo. Allora, pick up consegnato, siamo venuti a Savona, sono venuto a prendere già l'altro filtro del gasolio da tenere, che devo cambiare tra 1000 km. Ora andiamo, abbiamo lasciato Emiliano, abbiamo fatto un mucchio di cose senza farvi vedere niente. Ora stiamo andando ad Albissola per fare cariche e scariche e lavarci, perché so come una capra, quindi ho bisogno di sterilizzarmi. E buono, ci vediamo ad Albissola. Arrivati in quelli di Albissola a fare il nostro bel carico scarico, stiamo già caricando. Jessica sta lavando dei piatti che erano rimasti lì, residui sporchi, e stranamente per essere un fine settimana ci sono solo 2 camper, uno lì e uno lì, è tutta completamente vuota. Sì, il tempo non è dei migliori, è andato questo fine settimana, temporali e grandine, quindi magari la gente non si muove per venire a rischiare di beccarsi il temporale e stare chiusi in camper, quindi ci può stare. Boh, vediamo Jessica cosa fa. Però tutto qua sporco. Tutto sporco, tutto zozzo, pulisci tutto Jessica, vai, lava. Ma perché abbiamo lasciato la macchinetta? Avevamo finito l'acqua. Sì, guarda qua. Vabbè, puliamo un po', va. Ok, carico e carico fatto. Si parte. Direzione Paradiso. Quindi, come dice Pippo, Siamo venuti ai nostri amici Eurospin di Portovado, che abbiamo preso spazzolini nuovi e qualcosa per far colazione domani mattina e basta. Ora andiamo a casa di mia suocera, perché ci ha fatto il polletto mi ha fatto il pollo al sugo con i peperoni, che sa che io lo adoro, e ce ne approfittiamo per farci un'ultima bella doccina, barba, capelli. Ho iniziato ma ce l'ho lunga, devo passare l'altra macchinetta, e è buona. Ci vediamo dopo. Cena fatta, pollo con i peperoni ce lo siamo sbranati, ci siamo fatti anche barba, capelli, doccia, una disinfettata. vabbè, l'abbiamo fatta ieri. Sì, vabbè. No, però quando mi faccio anche barba e capelli, perché la macchinetta l'avevo lasciata in camper, e quindi mi sentivo la barba lunga, i capelli, mi dava fastidio, mi sentivo ancora sporco anche se mi facevo la doccia. Invece così mi sento più bello e pulito come una farfalla. Poi andiamo al camper. Farfallino con questo pancino. Ho lo sgridato perché c'ha una pancia che è impressionante. Oh, adesso. Adesso vedi di metterti a dieta. Vabbè. E niente. Andiamo dall'Eurospin a dormire, così non rompiamo le scatole qua al comune di Cugliano. E ci vediamo là direttamente. C'erano anche altri camperisti prima, vediamo se sono ancora lì o se sono andati via. A dopo. Eccoci arrivati nel nostro parcheggino, come al solito, dall'Eurospin. Qui ci sono altri camperini. Vediamo se qualcuno riconosce questo camper. No, qualcuno no. Però dei nostri follower lo parcheggiano qui, che abitano qui dietro, e ci siamo conosciuti qua, che loro ci seguono. Ci siamo conosciuti qua perché loro erano parcheggiati qui, ci hanno visto a noi, sono venuti a salutarci, si sono presentati e ci siamo conosciuti, ecco. Una cosa che ho notato, purtroppo, lo vedete lo sporco che c'ha? Questi non sono i camperisti, perché questo camper qui è parcheggiato qua di qualcuno che vive qua in zona. Questi due anche,
Gli unici sono quei signori e noi, quindi non è che c'è un grosso giro di camper, ma tutto questo sporco lo lasciano chi viene in vacanza con le macchine che fanno magari la giornata a spiaggia, lasciano la macchina qui perché lì dietro c'è il mare, lasciano qui la spazzatura e se ne vanno. Poi cosa succede? Che perché i camperisti, tanti si parcheggiano qua perché magari l'indomani mattina hanno l'imbarco dalla Corsica Ferries qui a 500 metri. Non dico che tutti i camperisti sono puliti, ma sono sicuro che questa non è roba dei camperisti. Probabilmente metteranno delle sbarre di altezza dove noi camperisti non potremo più entrare. Il problema non li si risolve, però poi noi ci rimettiamo che non ci possiamo più entrare. Ora andiamo a Nanna e ci vediamo domani, sicuramente più sereni che oggi o comunque questi giorni passati. Buonanotte a tutti, da casa su quattro ruote, Vado Ligure, Savona, Italia. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti ragazzuoli, dal parcheggio dell'Eurospin, siamo già in moto anche oggi, perché devo andare a vedere o da Galli o da un altro, che è un elettrauto, se mi caricano l'aria condizionata qua davanti, perché sia sono curioso di provarla e sia perché è da fare tanto, perché anche il coperchio esterno gli ho messo solo 2 viti, quindi non è che posso tenerlo così tanto. Ci muoviamo, poca strada perché Galli è qua dietro a Vado Ligure. Vamos. Allora, l'elettrauto di Vada era chiuso perché è sabato. Sono venuto a Cairo da Max Audio Tecnica, che è uno che fa impianti stereo e ricarica l'aria condizionata. Ho dato l'appuntamento alle 2:30, 3. Già che siamo qui c'è una lead, andiamo a comprare un po' di cose qua e poi pranziamo e poi andiamo. Jessica ha deciso di fare asciugamani nuove, lenzuole nuove sia per me che per Cri, tutto grigio. Più abbiamo preso il carpaccio e delle fascette per me. Siamo arrivati in camper a sistemare tutta la roba e giustamente le lenzuola che aveva preso Jessica, un completo matrimoniale per noi e un completo singolo per Christian, le asciugamani. Abbiamo controllato che era tutto ok. Il completo nostro matrimoniale erano state tolte le 2 federe dei cuscini, quindi siamo dovuti tornare indietro, andare a cercare. Vabbè. Lourdes penso che se andiamo è chiuso. Allora, ora la mania di Jessica che deve togliere tutte le etichette. Tutte le etichette. Da qualsiasi cosa. Sono fobica delle etichette. A tutti quelli della casa che vivono con me non devono tenersi le etichette. Cioè della serie, se a me non danno fastidio, devo tagliarle perché a lei danno fastidio. Ora, direi che è quasi ora di fare la pappa, mi sa, no? 12. 12:15. È come le galline mangiamo. A casa anche di tua madre, se è pomeriggio fai cena. Vabbè, iniziamo a imbastire per fare il pranzo, che ci mangiamo una bisteccazza oggi. Cos'è che abbiamo preso? Non mi ricordo. La bistecca. Pranzetto in preparazione: carne, citrioli, prosciutto, olive. Hai fatto vedere i citrioli che è vuoto, non c'è niente. C'erano i citrioli lì dentro, lo giuro. Non c'erano, ma scusa, mi prendi in giro. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. No, non c'è rischio. È disturbata. Il rumore del nostro camper. Si è messo in moto quel trattore e Jessica ci fa lo stesso rumore del nostro camper. Più o meno. Guarda quelli lì camperizzati col pick up. Oh. Buona, sono arrivate le 3 praticamente, manca 10. Andiamo dal tizio per ricaricare l'aria. Ho già tolto la copertura di plastica, così quando arrivo attacca i tubi e basta. E poi io mi rimonterò la plastica, tanto è una cosa estetica, non fa niente, ecco. È solo di protezione per i cavi e tutto. Abbiamo mangiato, la panza è piena, il caffè l'abbiamo preso. Siamo andati anche un attimo dal cinese che c'è qua di fronte a prendere il blocco del cassetto, così in teoria non si apre più. In teoria non si apre. Ma anche in pratica speriamo. Ci vediamo là. Siamo arrivati da Max Audio Tecnica a Carcare. È già stato attaccato il macchinario, ora li sta facendo il vuoto dell'impianto, perché essendo che i tubi erano staccati montando l'icciaria, quindi ora prima viene tolta tutta l'aria, messo sotto vuoto diciamo l'impianto, e poi viene inserito il liquido, il gas refrigerante con dell'olio per mantenere i componenti lubrificati. Lì c'è il macchinario, bisogna aspettare ora 20 minuti che fa il vuoto, che toglie tutta l'aria che c'è nell'impianto, e poi viene buttato dentro il gas. In teoria normalmente in un'ora si fa il tutto, vediamo ora il tempo che ci vuole.
non è un problema, siamo qua. Diciamo che qui puoi tardare qualche minuto in più perché i tubi sono un po' più lunghi che in una macchina. In una macchina, essendo che è tutto più ravvicinato, ci vuole meno a fare il vuoto. Qua è più lungo, ci vuole più tempo, però è la stessa procedura. Ok ragazzi, aria caricata, abbiamo già accesa per fare un test e per il momento arrivare a freddo. Ora l'accendiamo per il viaggio del ritorno, così la testiamo bene bene e vediamo come si comporta. Torniamo in giù verso la Riviera Ligure. Siamo arrivati nel nostro parcheggino qua dell'Eurospin e quei tedeschi che ho dietro con i van sono arrivati e si sono presi 6 posti uno e 2 l'altro perché hanno il carretto, e io gli ho detto che non è un problema stare qui anche alla notte perché sicuramente domani si imbarcano per la Corsica. Ho detto però di mettersi per lungo occupare 2 posti, non 18. 18 posti, dai, su. Che non dovrei neanche dirlo a prescindere, però evidentemente ogni tanto bisogna insegnare qualcosa. No, perché poi il problema è che ci rimettiamo sempre tutti. Come ho detto ieri del pattume, sicuramente poi arriveranno che mettono le sbarre, il camper non può più entrare, il problema rimane perché non sono i camper ma sono le macchine. Prima ho detto Mario che le ha visti, Ma sì, che erano dalla settimana scorsa che è di quella pattume. Ha detto che lui era in camper, sono arrivati in macchina, sono stati in spiaggia tutto il giorno, al ritorno tutto il pattume che avevano, hanno abbandonato la vista e sono andati con la macchina. Vabbè, andiamo da Rotondo, ci prendiamo un caffettino. Oleandri. Caffettino preso. Torniamo alla base Alessi. Facciamo il giro più lungo dall'altra parte. Ok, allora un po' di lavoro l'abbiamo fatto. Ora ci muoviamo, andiamo a mangiare da mia suocera. Il tempo non è proprio dei migliori, è andato grandine, infatti noi sappiamo già qua giù c'è un ponte, quindi so come muovermi quando mi trovo in questi punti perché diciamo essendo a casa nostra conosco la zona e so dove parcheggiare in caso di emergenza, anche se poi la grandine quando arriva non ti dà tempo di muoverti che ti ha già fatto il danno. Mamma mia. Stasera mia suocera mi fa fare la fame, mi fa il riso qua, com'è che si chiama? Tortino di riso finito. Abbiamo poi gli spiedini con le patate, piatto ricco mi ci spicco. Perché la suocera è sempre la suocera. No, guarda che sta gocciolando. I peperoni. Buon appetito. Finito di cenare, abbiamo deciso di andare a dormire sotto il ponte stasera, compresa mia suocera, perché lei in casa era da sola, lei domani mattina alle 5 va a lavorare, siccome è andato alle 11 allerta grandine forte, andiamo anche noi col camper lì vicino all'Eurospin sotto il ponte, così non c'è rischio, e anche la macchina di mia suocera qui a Quigliano non c'è nessun ponte dove potrebbe lasciarla, il più vicino è lontano. Ha detto dove siamo nell'Eurospin lavora a un minuto a piedi, vieni lì, dormi con noi in camper e domani mattina vai a lavorare. Suocera in camper a dormire, io dormo sul tetto, dormo fuori. Inizio della giornata, sempre il solito rituale per cacciare via tutto quello che è negativo. E che ora abbia inizio una nuova settimana, una nuova giornata. Weekend passata a girare con il camper, non vi abbiamo fatto vedere niente perché non abbiamo fatto niente di che. Siamo andati a uno skatepark che non esisteva. Siamo andati a uno skatepark che non esisteva a Sassello, che l'ha trovato Christian ma era fuori uso. Abbiamo girato un po' per fare un po' di chilometri per capire con sto camper. È migliorato ma non è perfetto, quindi ora ci stiamo preparando, direzione officina, e capire cosa devono fare per perfezionarlo come lo voglio io. Cioè non come lo voglio io, come deve essere. E Jessica c'ha l'ansia che dice adesso va abbastanza bene, non è che andando a toccare qualcosa poi peggioriamo, questo è un terno all'otto. No, non ve lo so dire io, quindi vediamo cosa dice il meccanico. E che se lo dice al meccanico piuttosto che mettersi a smontarti dice che allora è meglio lasciarlo così, però io lo voglio perfetto perché non è una macchina che usiamo qui, che facciamo 10 km al giorno e se succede qualcosa gliela porti. Cioè noi ora da qua poi partiamo con destinazione X, tempi X, cioè
non so cosa trovo in giro, se posso trovare un altro pompista bravo come lui se mi succede qualcosa, cioè c'è sempre tutto quello, quindi preferisco tardare la partenza di qualche giorno, ma partire con il mezzo in ordine e non aver l'ansia di metterlo in moto, ecco. Boh. Anche se tanto l'ansia di mettere le moto ce l'avremo sempre. L'ansia di mettere le moto ci sarà sempre, perché ogni volta che lo accendi ti fai il segno della croce, però un conto è metterlo in moto e gira bene, e un conto è metterlo in moto che gira male, fare chilometri e magari rimane così e non succede niente, non crea danni, magari peggiora, magari migliora, magari si ferma, non si sa. E sinceramente non lo voglio che vada così, lo voglio che sia giusto, regolare, ecco. Boh, ci prepariamo e andiamo. Allora, siamo andati in officina. Praticamente prima di tirare giù l'iniettore ho voluto fare un'ulteriore prova che non sia il supporto del filtro che dà problemi, quindi mi ha cambiato il supporto filtro e filtro, però lo fa ancora un pochettino. Metto usatelo un po' e vediamo come si evolve la situazione, più che altro perché mi ha detto l'hanno riattaccata al computer, non dà nessun errore di centralina, di iniezione, di niente, non c'è nessun tipo di errore, di anomalia, di niente, va tutto perfetto, ma fa questo problemino. E quindi diciamo che loro vanno un po' alla cieca, non sanno cosa realmente andare a guardare, ecco. Speriamo in bene. Ora vado a ritirare l'altro filtro che avevo già ordinato e vediamo. E via di 50 euro. Dammi altri 20, facciamo 70, quello che costa 50 euro. Fai 10 litri. Faccio 10 litri, mi devo fermare al prossimo benzinaio. 870 euro il camion, 480 litri. E dammi ancora 20, facciamo 70. Belin che siamo tornati nel nostro posto. Parcheggio Eurospin, ormai è casa nostra. A parte c'è un botto di camper e molto probabilmente questo film qua finirà presto. Jessica ha deciso di andare a mangiare dal cinese, chiamate Emiliano che arriva tra un po' perché è a lavorare, e lui solitamente mangia sul lavoro, ma oggi mangia con noi. Niente, ora vi faccio vedere la modifica che è stata fatta sul filtro, per chi sa com'è questo Ford Transit, come ha il filtro e il portafiltro. È stato pulito anche il prefiltro che hanno messo magnetico perché aveva già un po' di sporco, quindi l'hanno un po' soffiato, un po' pulito. Sperremmo, più che questo non posso dire. Per chi conosce il Ford sa che qua c'è il portafiltro differente con il coso per quando c'è troppa depressione lì, quell'affarino giallo, ecco. Hanno cambiato tutto, hanno messo questo pensando che ci fosse qualche problema sul portafiltro, hanno fatto tutto un attacco diretto, hanno modificato tutto. Questa è la pompetta e qua c'è il prefiltro che di nuovo c'è della rumenta dentro. Vabbè, speriamo in bene che tutto vada al meglio. È arrivata Emiliana a prenderci. Voi ditemi se io posso andare in giro conciato con gente così, di uno di noi. Anche lui nato per caso in via blu. Questo è quello che mi aspetta, ragazzi. Ci vediamo dopo pranzo. Arrivati a Sanna, andiamo a mangiare al Cino. Il tempo non è proprio dei più belli, Nero come il carbone, ragazzi. Parcheggio top, Emiliano top, Christian top, Jessica top. Ah, neanche questo era più giallo, perché è segnalato in bianco. E qua c'è la P di parcheggio auto. Top. Ce l'abbiamo fatta dopo una lunga attesa. Ci ha dato il tavolo anche a noi. Contenti? Felici come una Pasqua. Da mangiare, siamo contenti sia. Ora si ragiona. È iniziata a arrivare un po' di roba qua. Tempura. Vamo, buon appetito. Ce l'hai la panza piena ora, Hai mangiato? Allora, se non ricordo male facciamo il gelato fritto, quindi visto che c'è me lo prendo e me lo sbrano. E l'ultimo pietanza che ho preso, pollo con le mandorle, però è arrivata la tizia e mi fa pollo con le mandorle ma senza mandorle, e lo vuoi lo stesso? Dammelo che si mangia. Niente gelato fritto, ero convinto che ce l'avessero qua, invece non l'ho mangiato qua. Vabbè, pazienza.
torniamo in camper perché sta iniziando a piovere e avevamo lasciato le finestre un po' aperte per Bernice perché l'aria condizionata non era il massimo da accendere, adesso si stava bene e avendo lasciato le finestre aperte non vorrei che si allaga il camper. Direzione Filomena, che è la mia amica di Amazon Locker da ritirare. Aiuto! Guardate come mi sono dovuto conciare. Vabbè. C'è la rotonda. Aiuto! Pericolo in strada. Non girate per Savona. Vi dico gli orari che fa di lavoro, così in quegli orari girate, quando lui lavora, quando non lavora fermi a casa. Tanto sono sempre a lavoro, Quindi avete abbastanza ore libere per girare. La precedenza, dashcam, facciamo la dashcam. Dashcam, vai piano, c'è 30. Piano. Finiti 30. E 50 allora, va. Sono i 50. Ok, non accelerare più, vai piano. Ah, quanti camperini, qua tutti al riparo dalla grandine. Avanzamento della giornata. Non è che c'è da dire tanto perché tra l'altro piove brutto oggi, quindi non faremo niente di particolare. Guardate Pippo dove andare. È impressionante. Pippo, vieni giù di lì. Vieni. Devi stare qua al tuo posto, non puoi fare quello che vuoi. Monnello vagabondo. Ora porto Bernice a fare 2 passi qua fuori che faccia la pipì che ha smesso un po' di piovere. Cristian oggi si è divertito con Jessica con staggeggio che per fare i bigodini, lì non so, ora vi faccio vedere come si è conciata quando torna, che sono andati all'Eurospin a comprare qualcosa. C'hai sete Pippo? Vediamo se c'ha sete. Ditemi voi se è normale. Guardate come deve bere. Ce l'hai il tuo biberon, eh? Vabbè, portiamo Bernice, Pippo beve. Lo spaventapasseri. Guardate Cristian che mi ha fatto i ricci. Una spugna Mi ha sembra. detto che sembra Emiliano. Una spugna sembri. Mi ha detto che sembra Emiliano. Mamma mia. Invece non sono brutte. Quasi quasi mi faccio la permanenza. No. Lascia perdere, va. Andiamo Bernice.